Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di poliamore e cerchiamo di capire quali sono gli elementi fondamentali che lo caratterizzano, come funziona, tutto quello che può essere utile sapere per iniziare una relazione poliamorosa. La relazione poliamorosa è una relazione che prevede il gruppo anziché la coppia, quindi prevede delle relazioni profonde tra più persone con più persone per generare quello che poi è esattamente una famiglia, quindi un concetto di alleanza spirituale profonda, completa, che poi dà avvio a un qualcosa che procede nel tempo. La relazione poliamorosa è una relazione che può avere forme diverse. Non mi interessa adesso raccontarvi le varie forme, ne abbiamo parlato in parte anche in un altro video, ma fondamentalmente quali sono i principi e i punti fondamentali che la caratterizzano. Questo sia per dare suggerimenti eventualmente a chi è interessato a intraprendere un percorso come questo, ma sia anche per mettere dei punti di chiarezza su quello che noi come Evamore intendiamo per relazione poliamorosa. Il primo elemento fondamentale che spesso si dà per scontato è che bisogna avere almeno due relazioni importanti e profonde. Questo elemento è un elemento che un po' viene dato per scontato ed è anche un po' superficialmente sottovalutato, ma è l'elemento fondamentale di vivere una relazione poliamorosa. Dico questo perché negli scambi che ho avuto nel tempo mi sono reso conto che quelle che sono normalmente le relazioni poliamorose gerarchiche, cioè le persone che hanno una relazione primaria e varie relazioni secondarie, spesso nascondono una priorità che non è soltanto di tempo e di spazio dedicato, ma è anche proprio di priorità di intensità. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nella maggior parte dei casi, quando c'è gerarchia, non c'è poliamore. Si è una coppia aperta e quindi si vive fondamentalmente una centralità come coppia e al tempo stesso ci si dà, tra virgolette, la libertà di intraprendere delle altre relazioni esplorative di noi stessi, di completamento di alcune parti, di alcuni bisogni che magari con il partner non riusciamo a soddisfare, e questi bisogni poi dall'altra parte, se gestiti bene dalla coppia, possono portare nutrimento alla coppia stessa e farla crescere, quindi senza devastarla. Ma questo normalmente non rientra nella categoria del poliamore. Il passo molto difficile, che è tutt'altro che scontato e che nella mia vita ha significato un grande lavoro su di me, è proprio quello di riuscire a generare altre relazioni che sono allo stesso livello di profondità di intensità. Non sono uguali, perché nessuna relazione può essere uguale. Hanno la loro peculiarità, caratteristiche, originalità, modalità diverse di esprimere intensità, sentimento, sessualità, romanticismo. Sono sempre molto diverse le relazioni tra loro, ma dentro di me sono allo stesso livello. Quando si riesce almeno con un'altra relazione a entrare in questo contesto, quindi a entrare in questo meccanismo di non priorità ma di equilibrio tra le relazioni, quindi mettendole allo stesso livello di intensità, come vivere la coppia vivendolo con più persone, ecco che siamo entrati in una dimensione completamente nuova. Questa è la dimensione del poliamore come lo intendiamo noi, quindi un elemento che è già diverso da quello che normalmente si vive nelle dimensioni ordinarie. Quando si vive una relazione di questo genere, quindi con almeno due persone a questo livello di intensità, possono capitare due cose fondamentali. La prima è una relazione che consideriamo poliamorosa ma separata, quindi io vivo una relazione con una persona, vivo una relazione con l'altra persona, queste persone non sono in connessione tra loro. Vivere una vera relazione poliamorosa profonda senza che le persone siano assolutamente in connessione dal nostro punto di vista è impossibile, non può proprio accadere, perché questa separazione diventa così separante al nostro interno, all'interno di chi vive questo amore, che diventa lacerante, diventa insostenibile. Quindi indubbiamente tra le partner, in questo caso i partner, c'è comunque un qualche tipo di relazione, di scambio, di connessione, di rispetto, di minima informazione e conoscenza reciproca. Ma nel caso in cui stiamo parlando ora, questo tipo di relazione non implica necessariamente un coinvolgimento a un livello diverso, se non quello della normale comunicazione, scambio ordinario, rispettoso, eccetera eccetera. Questo è un livello. L'altro livello, che noi come Evamore chiamiamo unione, è una forma di poliamore circolare.
Cosa vuol dire poliamore circolare? Vuol dire che in questo caso tutte e tre le persone, quindi le persone con le quali io ho una relazione e anche tra loro, sono in relazione. Sono in relazione vuol dire che hanno avviato una connessione amorosa, quindi tutte ce l'hanno tra loro e la vivono anche insieme. Quindi da questo punto di vista è un livello ancora completamente diverso. Questi due modelli sono entrambi poliamore, semplicemente in un caso c'è una dimensione che personalmente considero più faticosa, proprio perché nella distanza tra i partner c'è più difficoltà di gestione e di gestione, diciamo, del tempo della relazione. Quando c'è invece una connessione circolare e c'è un'unione, tutto diventa fluido, proprio perché in questo amore condiviso, in questa pariteticità dello scambio relazionale ci si aiuta e ci si sostiene sempre, e quindi in tutto lo scambio si superano diversi meccanismi, che sono un po' i processi che adesso vi racconto. Le regole servono nel poliamore esattamente come servono in un rapporto di coppia, né più né meno, servono sempre, proprio perché devono trascendere un pochino quello che è l'elemento dell'interpretazione personale, proprio perché ognuno di noi intende la relazione in un certo modo, intende lo scambio in un certo modo, intende vivere determinate esperienze con la sua logica, che è una logica diversa dal partner, dall'altra persona ancora, e da tutti quelli che sono i contesti che possono capitare. Quindi è importante stabilire le regole per condividere l'esperienza in modo adatto, non superare determinati ostacoli, regole per avere un tempo condiviso che sia soddisfacente per tutti. Ci sono tutta una serie di elementi che vanno messi in campo, di logistica e di organizzazione, che sono molto importanti negli elementi poliamorosi, che in realtà servono molto anche alla coppia. A volte le coppie per una questione di principio non lo vogliono fare, e questo molte volte gli si rivolta contro, proprio perché in questa spontaneità massima vediamo cosa succede, eccetera eccetera eccetera, poi cominciano a nascere dei non detti che nel tempo fermentano e creano problemi. Questo capita anche nel poliamore. Nel poliamore c'è un po' più di complessità, e da questo punto di vista quindi è molto importante avere delle regole. Queste regole possono essere trascese attraverso quello che è il processo di cui parlavamo prima, cioè l'unione. L'unione è un elemento di interconnessione che porta a un po' alla volta diminuire il bisogno, l'esigenza di avere regole stabilite, ritmi stabiliti, condizioni ben determinate a monte, organizzate a calendario, in modo che ci sia una certa situazione ben predisposta per tutti, proprio perché questo processo di iperconnessione, quindi di connessione circolare tra le persone, compensa tutti questi elementi e quindi può rendere spontaneo tutto un mondo che diversamente necessita di essere organizzato. Questo dettaglio non è un dettaglio irrilevante, proprio perché tante volte le persone, molto dipende dal carattere, ma generalmente le persone quando vivono un sentimento sono un po' portate a dire ma io poi perdo di spontaneità, io vorrei vivere le cose sul momento, vorrei viverle in maniera più fluida, eccetera eccetera eccetera. Questo normalmente è un voglio che le persone si adattino ai miei bisogni, ai miei ritmi, alle mie esigenze. Beh, questo con un partner è possibile che accada, non è detto, ma è possibile che accada. Trovate un partner un po' remissivo e molto disponibile, questo può succedere. Con due è quasi impossibile, direi è come vincere il Superenalotto, quindi è proprio impossibile, quindi non si può vivere in quest'idea di spontaneità, ma la connessione può rendere il processo poliamoroso completamente spontaneo. Questa proporzione regole-connessione è inversamente proporzionale, quindi più c'è connessione tra i partner che vivono una relazione poliamorosa, quindi più connessione, intensità e profondità, meno c'è bisogno di aspetti organizzativi. Più questa connessione viene meno, quindi man mano che si perdono le connessioni e non c'è legame completo circolare tra le persone, più gli aspetti organizzativi devono compensare questa realtà relazionale. Diversamente si va incontro a un sacco di problemi, incomprensioni, contraddizioni, quindi disagi, eccetera, 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 che diventano molto complessi e in alcuni casi superano così tanto una certa soglia che rendono impossibile vivere questa esperienza. Nel mondo del poliamore dobbiamo capire un po'
anche quali sono i nostri gusti sessuali, perché se partiamo da una posizione di bisessualità, come può essere la mia, ci sta di vivere abbastanza serenamente il poliamore e incontrare le persone, esplorare questa vita, questo scambio a più livelli, perché è molto facile nell'ambito del poliamore incontrare il proprio sesso. Quando superi una persona e si comincia a essere a due, facilmente ti trovi o con due persone dell'altro sesso o magari anche con una persona del tuo sesso e una dell'altro. Cioè è possibile trovarsi in questa situazione e quindi è molto importante sapere come ci si vuole porre in questa direzione. Certo, si può vivere il poliamore anche come etero, quindi certo io cerco più persone dell'altro sesso, ma se dall'altra parte incontro persone che sono altrettanto etero, è difficile sicuramente generare un'unione, perché se queste donne, faccio l'esempio, sono etero, non sono bisessuali, quindi non riusciranno mai a incontrarsi in una relazione tra di loro, so già che dovrò strutturare il mio poliamore, la mia esperienza poliamorosa, come un'esperienza tra virgolette poligama, quindi di fatto molto organizzata, molto determinata, e lì ci sono senz'altro molte regole, molti elementi che possiamo condividere come amore, molti strumenti utili per rendere ben organizzata l'esperienza poliamorosa, ma al tempo stesso non troppo strutturata e troppo scevra da spontaneità. Diversamente, se vogliamo andare un po' più all'avventura, vogliamo andare un po' più verso un processo ad esempio di unione, è molto importante che noi si sia perlomeno fatto un percorso diciamo personale di ricerca in questo ambito dei sentimenti e della sessualità che ci predisponga perlomeno ad avere un approccio simile tra uomini e donne, soprattutto perché in questo ambito è importante essere adattabili ad amare le persone e non ad amare una parte dell'umanità, quindi o una o l'altra. Sia che siamo omosessuali, sia che siamo etero, abbiamo comunque delle difficoltà nell'ambito del poliamore se vogliamo vivere in un ambito di circolarità. Diversamente, questa è una condizione che invece è molto interessante e utile. Una cosa che vi sconsiglio assolutamente di fare è cadere dentro il poliamore, cioè sceglietelo. Se vi trovate in una situazione dove vi viene proposto di intraprendere una relazione poliamorosa perché siete presi di qualcuno, fate una bella meditazione, capite molto bene dove siete e cosa volete fare, perché se siete innamorati di questa persona e soltanto di questa persona e non avete la disponibilità a allargare questo orizzonte verso altre persone, vi trovate già in una situazione di forzatura dove state assecondando per amore una situazione, ma la state in pratica già sopportando. Poi l'amore non si può sopportare a lungo, quindi è una dimensione che va contenuta, è una dimensione che va compresa dentro di noi a più livelli, e quindi per portarla dentro serve un processo spontaneo, un processo delicato. Non si può semplicemente accettare tout court perché siamo presi di qualcuno. Questo essere presi di qualcuno deve implicare per noi una attenzione specifica e soprattutto il sapere che se non abbiamo scelto questa dimensione stiamo andando a farci del male. Quindi è molto importante piuttosto fermare le bocce e capire bene come si può eventualmente esplorare una dimensione di scambio con questa persona limitata a quel contesto, quindi lo scambio diretto con questa persona, ma indubbiamente non entrare in un contesto nel quale non ci sentiamo a nostro agio e che non abbiamo elaborato a sufficienza. Ultimo elemento che vi voglio portare e che mi piacerebbe non dovervi portare è il contesto nel quale noi ci troviamo, in cui noi andiamo a realizzare una relazione poliamorosa, e per contesto intendo la famiglia, intendo l'ambiente, la società, gli amici, i gruppi che frequentiamo, la dimensione che frequentiamo. Questi elementi, seppure mi piacerebbe con tutto il cuore dirvi fregatevene e vivete la vostra vita come sentite di viverla, non è intelligente fare finta che non esistano, non è intelligente atteggiarsi in modo come se non esistesse questa realtà, questa dimensione, perché presto o tardi vi travolgerà, presto o tardi vi cadrà addosso. Quindi siate furbi, organizzatevi prima. Vuol dire che se avete un contesto sociale, familiare che non è allineato o addirittura è contrario, fortemente ostativo rispetto a una dimensione come questa, perché non lo comprende, perché pensa che voi dovete sposarvi e fare bambini e quindi non potete intraprendere altra direzione se non quella, come fosse un diktat assoluto, ecco che questi elementi qui
bisogna pensarseli bene, vuol dire che è importante prima che voi vi ricaviate uno spazio di identità con le persone con le quali vi trovate a dover vivere un'esperienza comunque di scambio necessaria, perché sono appunto persone vicine, famiglie, fratelli, sorelle, genitori, parenti, amici di lunga data, il circolo cattolico, che ne so, vi trovate ad avere magari una serie di relazioni che sono importanti, significative per voi, e di fronte a questo cambiamento non potete semplicemente occultare la cosa. È importante che prepariate il terreno, e preparare il terreno significa anche vivere una piccola lavatrice di tensioni, pressioni, difficoltà, rifiuto, ma è importante che nel tempo voi vi portiate per ciò che siete e piuttosto selezionerete da quel momento in poi le vostre amicizie, le vostre relazioni, comincerete a cambiare anche la vostra vita, il vostro ambiente, il vostro contesto per fare spazio a un'esperienza completamente nuova. Anche in questo caso non cadeteci dentro e poi dopo aggiustate i pezzi, perché questo crea un sacco di problemi. Vi troverete a volte a dover rinunciare a una dimensione che invece sentite tanto, proprio perché avete così tanta pressione attorno che non riuscite a reggerla. E questo vi renderà doppiamente infelici, proprio perché vi troverete a un certo punto come un esule in patria nel mondo, nella dimensione in cui vivete, e al tempo stesso non sarete riusciti a mantenere la bellezza di quello che volevate creare. Quindi è importante il contesto. Quando decidete di iniziare o vi trovate vicini, prossimi a una possibile dimensione poliamorosa, guardatevi intorno, capite con chi vivete o che avete attorno, se la vostra dimensione di vita vi permette e ha lo spazio per permettervi questa condizione oppure no. Se no, lavorate affinché questa dimensione possa essere favorevole. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, mettete un like, mettete commenti che possono essere utili. Se vi servono ulteriori elementi personali, potete utilizzare la sharing room che trovate nel nostro sito evoamore.org. Potete condividere quindi con noi direttamente la vostra esperienza ed eventualmente costruire insieme a noi il percorso che vi serve per arrivare a una dimensione poliamorosa o qualsiasi altra dimensione riteniate utile vivere. Al prossimo video.